Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi riprendiamo i nostri executive lunch, era tanto che non ci vedevamo, siamo molto emozionati, finalmente riusciamo a ripartire con questo nostro format che tutti conoscerete, che spero e credo, ma chi fosse nuovo del nostro pomeriggio insieme sono degli appuntamenti di 45 minuti, un'oretta che facciamo verso l'ora di pranzo, in cui ogni volta ho il piacere di avere un ospite, invito qualcuno per parlare di un argomento legato alla sostenibilità e agli eventi digitali. E oggi ovviamente ripartiamo alla grande e ripartiamo, come avete potuto vedere dalle grafiche che sicuramente avrete visto, con un ospite. E quindi vi presento Irene Pugliatti di Eligo, eccola qua. Ciao Irene, non ti sentiamo? Buongiorno a tutti, mi Eccoci qua. sentite? Adesso ti sentiamo, che è collegata con noi, quindi oggi parleremo di votazione elettronica per gli eventi assembleari. Ecco, come sempre vi suggerisco di interagire con noi, quindi quello che abbiamo preparato è un meeting, potete interagire in modo libero, noi riusciamo a vedervi se volete farvi vedere e anche a sentirvi, quindi basta smutare il microfono e intervenite quando volete se avete domande o commenti da poter fare. Per chi ci segue invece dai social, questa volta, questa nuova edizione, c'è anche questa piccola novità dello streaming sui social, abbiamo inserito il link nel primo commento che trovate fissato in alto per poter riuscire ad accedere alla call di Zoom e quindi partecipare e interagire con noi. Quindi chi ha già partecipato lo sa, cerchiamo di essere il più possibile interattivi proprio perché sono argomenti anche molto pratici. Ma veniamo alla nostra, il nostro incontro di oggi, quindi al perché Irene oggi è qui con noi. Beh, Eligo è un nostro partner, è una partnership che noi abbiamo stretto, che siamo felicissimi di aver stretto, perché è uno dei classici esempi in cui riusciamo a avere una vera sinergia, riusciamo a i ragazzi di Eligo si occupano di una parte di servizio che si integra perfettamente con quello che facciamo noi e viceversa, e quindi riusciamo noi e loro a fornire un servizio migliore a tutti voi, a tutti i nostri clienti. Crediamo molto nella importanza delle partnership, chi ci conosce lo sa, non è l'unica che abbiamo sviluppato, ma di questo tipo e così stretta, devo dire, l'abbiamo effettivamente solo con loro, quindi ecco il motivo per cui ho chiesto a Irene di volerci essere qui con noi oggi, ecco. Non rubo altro tempo, perché in realtà sono già le 13:10 e non abbiamo tanto tempo, le cose da dire sono tante, avremo questa prima parte con Irene, poi una seconda invece di demo molto più operativa e pratica, anzi a tal proposito dovreste già aver ricevuto le credenziali, tutti quelli che si sono iscritti, quindi motivo in più per iscriversi chiunque ci stia seguendo da Facebook, dovreste aver già ricevuto le credenziali di accesso al sistema di Eligo, perché faremo una vera e propria demo, quindi vi chiederemo di votare, così potete provare voi come effettivamente funziona il sistema. E quindi laddove non l'aveste ricevute vi chiedo di scrivermelo in chat, mandare una mail o anche intervenire, così il buon Nicolò dal backstage vi aggiunge e vi manda le credenziali. Nel frattempo lascio la parola adesso a Irene, che ho già parlato anche abbastanza, di solito sono più breve, però mi perdonerai, è la prima che riprendiamo e quindi sono particolarmente entusiasta, e quindi Irene, a te. Grazie Luca e buongiorno a tutti anche da parte mia. Io appunto sono responsabile per il business development di Eligo, che è una realtà tecnologica che si occupa di piattaforme di partecipazione e voto, perché poi nell'ambito assembleare o dei congressi, degli eventi non c'è solo il voto, no? C'è tutta una parte di partecipazione che è altrettanto importante ormai da oltre 15 anni. Quindi diciamo che in tutti questi anni di esperienza abbiamo visto le casistiche più svariate e abbiamo sviluppato, quindi questo ci ha permesso di sviluppare una piattaforma che veramente sia in grado di essere flessibile e di andare a potersi adattare a tutte le esigenze di voto in contesti assembleari o meno, e rispettare sostanzialmente tutti gli statuti, i regolamenti che sappiamo, da quel punto di vista la fantasia non manca, quindi c'è sempre una casistica da gestire. Quindi Eligo è una piattaforma che si pone come obiettivo quello di essere da un lato flessibile, ma dall'altra parte, oggi tra l'altro lo vedrete proprio in pratica, semplice. Quindi
facile all'utilizzo e che si presta all'utilizzo in vari modi attraverso vari devices, senza la necessità di scaricare poi effettivamente app o altri meccanismi sul proprio devices internet. Quindi basta sostanzialmente un PC, un telefonino, un tablet connesso a internet ed è sufficiente per poter votare. Questo meccanismo di organizzazione delle assemblee, il grande beneficio che vediamo, che ci riconoscono, è anche un po' tutta la parte di monitoraggio e aiuto nel processo organizzativo, perché in realtà, che poi magari hanno anche tante sedi che sono diffuse anche sul territorio, persone diffuse sul territorio, lo sforzo anche organizzativo di organizzazione di eventi con votazioni, di congressi con votazioni è abbastanza importante. Quindi ci viene riconosciuto anche per votazioni che tra l'altro, adesso ne parleremo, però non hanno la caratteristica della segretezza, quindi siano anche solo palesi, però effettivamente il beneficio di avere uno strumento che ti permette di calcolare e avere i verbali sostanzialmente dell'assemblea in modo semiautomatico aiuta molto. E infine, ma non per ultimo, tutta la parte di sicurezza e segretezza, quindi la garanzia che una votazione, un'assemblea svolta attraverso uno strumento come Ligo sia identica a quella svolta in presenza secondo le modalità cartacee di voto per il voto segreto o voto anche palese. Quindi sia rispetti tutti i canoni di legge, tutta la normativa sulla privacy, che per noi è fondamentale, e garantisca la segretezza e l'anonimato del voto. Quindi che nessuno, né chi organizza la votazione, né neanche noi, possa mai sapere chi ha votato che cosa sostanzialmente. Questo è stato anche nel nostro caso certificato e verificato sia dal garante della protezione per la protezione dei dati, sia dal Tribunale di Roma, che appunto hanno verificato tecnicamente la piattaforma affinché potesse garantire questa segregazione tra voto e votante. Quindi queste sono un po' una carrellata delle caratteristiche di Eligo, che appunto fanno sì che, assieme all'organizzazione di un evento con le competenze di Simone Di Luca e il suo team, veramente garantiscano un'esperienza anche utente di altro livello. Sì, ecco, Quindi tra l'altro questo ci è tengo un a po' per sottolineare presentare. uno dei punti in particolar Certo. modo che tu hai toccato, che è quello della correttezza normativa, perché comunque effettivamente la cosa che abbiamo notato lavorando con voi, che la problematica dell'avere lontani, distanti gli utenti aumenta quella timore che qualcosa possa non essere fatto come si deve, e quindi effettivamente il sistema garantisce questa cosa. Questo io lo voglio sottolineare, perché sembra banale, ma non esistono altri sistemi, o magari qualcuno esiste, ma non è così banale avere sistemi come Eligo che riescano a garantire, come dicevi tu, sia la privacy ma anche la correttezza di quello che succede, avere una validità legale. Noi abbiamo scritto validità legale proprio in questo senso, perché l'abbiamo in altri meeting, in altre occasioni abbiamo spiegato che esistono dei sistemi di votazione, banalmente anche all'interno di Zoom che stiamo usando adesso, ma nulla hanno a che fare, nulla hanno a che vedere, perché non hanno una validità legale, non garantiscono tutte quelle caratteristiche che hai appena spiegato, che sono in realtà fondamentali per una qualcosa che ha una formalità, deve avere una formalità e deve avere una garanzia di correttezza. Assolutamente. Aggiungo solo un punto velocissimo che insomma è importante in un contesto assembleario di evento. Poi le decisioni, le messe al voto, sempre legale, si muovono assieme all'assemblea. Quindi avere uno strumento che permetta di mettere al voto sempre con la segretezza e la sicurezza i punti all'ordine del giorno, le mozioni, messa in discussione online, diciamo, di un punto, ecco, un valore sicuramente aggiunto rispetto a piattaforme magari più statiche, ecco. Assolutamente. Ma se io ti faccio anche una domanda, ovviamente parliamo di votazione elettronica, per nostra esperienza, adesso lo diciamo piano, ma il Covid, o comunque se non altro le restrizioni legate al Covid, stanno piano piano diminuendo, e quindi ovviamente a noi capita sempre più spesso che ci siano delle richieste di eventi, diciamo, misti. Possono essere ibridi con solo, diciamo, i relatori in presenza, digital, con tanto o poco pubblico.
E quindi ovviamente la domanda che ti faccio è: si può usare comunque Ligo? Perché una delle cose che noi diciamo spesso è vero che si potrà tornare in presenza, ma non si può più fare a meno della componente digitale degli eventi, perché se no non si è più inclusivi, perché comunque non possiamo più fare a meno, anche per noi lo diciamo spesso, per una questione di sostenibilità, che non vuol dire solo ambientale, ma vuol dire anche inclusione di una persona che magari non può partecipare, e in questo caso direi che è diciamo, la forma più alta di inclusione, proprio nel momento della votazione. Pensiamo a una cooperativa, pensiamo anche non solo a un'azienda, ma anche un qualcosa che ha più così, un respiro mutualistico, se vogliamo, comunque di inclusività, lo ha nel suo DNA, non può più prescindere dalla modalità digitale. E quindi E quindi sì, Ligo si può votare sia in presenza sia in online, sia soprattutto, che ti confermo che è sempre trend crescente, misto, quindi con una parte di votanti che rimangono dal loro posto di lavoro, da casa, dovunque, dalle vacanze, da dovunque essi siano, assieme al voto in presenza. Ovviamente è la piattaforma che mette assieme i dati, e qui si ritorna a tutta la parte di anche supporto organizzativo di una piattaforma. Il voto in presenza può avvenire secondo varie modalità, poi lì sono veramente diverse e diffuse, se possiamo sicuramente approfondirle nel merito poi delle varie scelte organizzative di vari enti, quindi o si fa in presenza ognuno con il proprio device, oppure si fanno dei totem di voto, si costruiscono dei seggi elettorali in presenza, oppure un device per ogni votante. Quindi le casistiche sono veramente le più varie, però sì, confermo anche che il trend più crescente è quello del voto in parte in presenza e in parte online, quindi misto. che tra l'altro, diciamoci, è anche, non dico complica, però forse in parte sì, anche quella che è la gestione dell'utente, perché faccio un esempio: la parte di convocazione deve essere gestita in modo che ci sia la doppia possibilità di fruizione. Quindi adesso, a proposito, noi avevamo creato anche una piccola board di Trello, adesso poi vi inserisco il link in chat, dove c'era una sorta di così to-do list di cose da fare, al di là della parte di votazione, perché come diceva anche Irene all'inizio, fa parte di un'assemblea, di una riunione molto più ampia in cui si discutono tante cose, c'è anche la parte di votazione, e noi avevamo provato così a dare alcuni suggerimenti su quella che poteva essere la modalità per una gestione degli eventi in digitale. È chiaro che con la parte in presenza si aggiunge ancora un altro pezzettino, e va gestito in maniera così coordinata tutta questa parte, che ha un aspetto legato alla votazione, un aspetto legato, che è più il nostro settore, anche alla gestione dell'interazione col pubblico, che è diversa che sia in presenza chiaramente o che sia da remoto, la gestione di quello che il pubblico può vedere da casa, delle slide, dei contributi, perché poi sappiamo che tipicamente si hanno delle votazioni di bilancio piuttosto che di qualcosa che ha bisogno anche di un supporto audio-video, diciamo così, e quindi ecco che lì interveniamo noi. Adesso non stiamo a dilungarci su tutte le modalità, perché sarebbe una cosa lunghissima, però Irene può confermare, tra l'altro, il voto, anche la stessa diciamo impostazione dell'area di voto, ha una serie di domande che noi dobbiamo fare, per cui gestione delle deleghe piuttosto che voto pesato, insomma. Adesso non so se Irene, tu hai anche qualche case history, qualche così aneddoto da poterci raccontare, o qualcosa che puoi dirci, però insomma è un mondo molto complesso. Sì, vi racconto un caso di appunto un'assemblea in un ambito di un'amministrazione pubblica, in quel caso abbastanza grande, dove hanno messo all'ordine del giorno 1112, se ben ricordo, punti, cosa che ci hanno veramente ringraziati moltissimo, perché ovviamente in altre modalità, non utilizzando piattaforme tecnologiche, non avrebbero mai potuto votare nel giro di qualche ora oltre 1000 punti all'ordine del giorno. Quindi questo un po' per farvi vedere come semplifica. In quel caso era anche quello un caso di alcuni votavano in presenza, alcuni misti, con un aspetto di discussione. Ecco, quindi è stato fondamentale avere gli strumenti giusti per rendere digitalizzato e semplice il processo. Sfrutto anche l'occasione per raccontarvi l'ultimo elemento che secondo me è interessante. Noi abbiamo tanti clienti di organizzazioni che sono organizzazioni molto grosse e diffuse sul territorio,
Un valore che sicuramente vedono e ci viene riconosciuto è quello della misurazione e poi anche utilizzo dal punto di vista del risparmio, della sostenibilità, con un voto di tipo elettronico e un evento di tipo digitale rispetto allo standard. Quindi la valutazione dell'impatto di una votazione di questo tipo, un'assemblea, un evento misto con voto in presenza o misto rispetto allo standard, questi sono elementi che vengono spesso utilizzati sia nei bilanci anche di realtà aziendali molto grandi, sia anche di realtà cooperative, realtà nel mondo delle associazioni, quindi nel mondo delle banche anche. Quindi sono tutti elementi che comunque vengono messi in luce nel momento in cui si pensa a un modo diverso, innovativo, inclusivo e digitalizzato di gestire gli eventi con votazione. Sì, infatti anche adesso se volete andare un po' ad approfondire anche magari l'argomento, abbiamo sul nostro sito anche una case history proprio di un evento di una cooperativa, Proges, con cui abbiamo lavorato con Eligo e di cui abbiamo fatto questa assemblea, e vedrete dai numeri ma anche dalla testimonianza video che abbiamo di Andrea Albertini che effettivamente sono stati molto soddisfatti di quello che è stato fatto, proprio perché semplifica alcune cose e, ripeto, aumenta l'inclusività. Quindi la cooperativa è il tipico esempio di una struttura, una società, un'organizzazione in cui questo argomento della votazione elettronica è particolarmente efficace. Ecco, lo è dappertutto, ma diciamo che quando i numeri sono ampi, o per i punti, come nel caso dei 1100 punti da votare, o magari anche nei numeri delle persone che devono votare, che devono partecipare, diventa ancora più interessante, ancorché lo sia effettivamente sempre. Io non so se nel frattempo è arrivata qualche domanda, in chat non ce ne sono, non so se qualcuno vuole intervenire, ribadisco, mi raccomando, smutate il microfono e fate la vostra domanda. Non so, Irene, cosa dici? Incominciamo a entrare più nel vivo della Direi di cosa? sì, Va vediamo bene. nella pratica la Bene, semplicità. allora chiedo a Nicolò, il nostro Nicolò, se ci raggiunge, che vedete che in realtà la postazione era già pronta, quindi eravamo preparati per farla arrivare. Buongiorno. È una finta ospitata. È una finta ospitata, esatto. Essendo lui il nostro esperto di Eligo, allora oggi è qui per darci una mano allora, io chiedo a tutti se avete ricevuto le laddove non le abbiate ricevute vi chiedo di eventualmente segnalarcelo, che andiamo a aggiungervi per farvi partecipare, ma comunque nel caso io farò finta di votare in modo che potete vedere, anche chi è collegato magari sui social riesca a vedere quella che è la facilità di utilizzo di Eligo. Ma lascio la parola a Nicolò. Diciamo che sei il nostro intruso all'interno della votazione. Esatto. Okay. Benissimo, piacere a tutti, io sono Nicolò, alcuni mi conosceranno oggi, e oggi appunto vi farò una demo veloce, diciamo, del prodotto Eligo fornito appunto da noi e dall'azienda ID Technology di Rene. Come ha già detto Luca, abbiamo provveduto a inviare le credenziali a tutti gli iscritti al webinar, al momento non mi risultano aggiunte dell'ultimo momento, quindi se nessuno ha scritto, diciamo che possiamo partire. Partiamo dall'area di login, appunto. Ora vedo Luca qua di fianco a me che ha avuto l'accesso. In questo caso voi avete un username e una password da inserire. L'username e la password sono ovviamente unici per tutti. L'username viene diciamo fornito attraverso un codice che in questo caso ho deciso io, quindi a seconda del numero di iscrizione dal primo all'ultimo. Molte cooperative e aziende hanno ad esempio un codice identificativo per ogni socio, quindi potete comunicarcelo e ad ogni socio verrebbe dato l'identificativo che corrisponde al suo username, così c'è anche una coerenza di registrazione, diciamo così. Come vedete nella pagina iniziale avete anche la possibilità di inserire appunto un banner con il logo aziendale, in questo caso abbiamo inserito il nostro e quello del nostro partner, e una breve descrizione di quello che si andrà a fare. In questo caso noi abbiamo detto appunto stiamo per entrare nell'area di prova, vi faremo vedere il prodotto. Non l'ho inserito in questo caso per non complicarci la vita, ma Eligo dà la possibilità anche di
poter inserire e flaggare per i partecipanti una dicitura sulla privacy, in modo da consentire ad esempio il trattamento dei dati personali. Se Era una di quelle cose che diceva Irene che diventano molto importanti, perché in Italia sulla questione privacy ci sono delle belle gatte da pelare. Abbastanza, ecco. abbastanza. Infatti abbiamo fatto diverse call durante l'esperienza con Irene e la sua azienda di notai, commercialisti, e quindi ormai siamo pronti a tutto. E in questo caso non l'abbiamo inserita, quindi potete entrare liberamente. Faccio una piccola postilla, dico che questa è un'autenticazione semplice che fornisce Ligo, username e password. Ci sono anche dei livelli di sicurezza avanzati, ad esempio possiamo inviare le credenziali su una PEC oppure effettuare un'autenticazione a 2 fattori, ossia noi vi mandiamo le credenziali appunto via mail, voi accedete con queste credenziali, ma esattamente come succede per Gmail ad esempio, vi viene mostrata una notifica sul telefono dove dovete dare il consenso appunto a questo accesso. I famosi OTP ormai si utilizzano per quasi tutto, per l'home banking, per l'accesso anche di solito ai software aziendali, quindi viene inviato un SMS con un codice che deve essere inserito in modo da essere sicuri che la persona che sta entrando sia proprio la persona che noi vogliamo far accedere all'area. Ok, allora possiamo entrare. Vedo che Luca è già entrato. Come potete vedere io ho strutturato l'assemblea mettendo dei punti fittizi, diciamo inventati da me, per farvi vedere un po' tutte le possibilità. Ovviamente sono tutti modificabili a vostro piacimento, non c'è neanche bisogno di dirlo, sia la descrizione del punto sia le opzioni, quindi non per forza dobbiamo ad esempio mettere favorevole o contrario astenuto, ma possiamo anche mettere sì, no, forse, insomma tutto quello che più ci viene in mente. Come vedete possiamo anche, abbiamo la possibilità di allegare della documentazione all'interno del programma, che può essere un drive a cui scaricare un documento PDF oppure un vero e proprio link web, come abbiamo fatto noi in questo caso, dove se cliccate apri la documentazione troverete il nostro sito. Quindi questo è molto comodo perché spesso, ad esempio in caso di assemblea dei soci, si può allegare il bilancio, caricare il bilancio su Drive e tutti i soci così lo possono consultare in real time, diciamo così. Al momento i lavori assemblari sono chiusi, quindi voi non avete la possibilità di fare niente. Tant'è che io non riesco a cliccare su nulla. Esattamente. Tutto questo è un bene, ovviamente. E prima di aprire i lavori faccio un'altra piccola postilla. Ovviamente noi oggi stiamo comunicando tramite Zoom, quindi possiamo vederci e sentirci. Eligo però consente di integrare al suo interno anche un sistema di streaming, quindi ad esempio YouTube, Vimeo. Quindi in questo caso noi vedremo in alto la finestra, avremmo visto, scusate, in alto la finestra con la diretta e in basso i punti da votare. In questo caso, in caso di streaming integrato in Eligo, l'unica modalità di interazione consentita è la chat, che trovate sempre nella vostra home page, diciamo, ma anche la possibilità di prenotare un intervento sul singolo punto. Ad esempio, se non siete d'accordo con la votazione espressa, possiamo appunto prenotare un intervento dicendo vorrei un chiarimento sul punto numero 1. Infatti vedo Luca che ora sta scrivendo in chat, buongiorno a tutti, se per qualsiasi cosa potete scrivere anche voi. Ecco, rispetto a questo faccio io invece una precisazione. La decisione di quale modalità sia più indicata, chiaramente siamo noi a darvi supporto nel farla, tanto dipende dal tipo di interazione, come stava dicendo Nicolò, che ci si aspetta, anche dalle numeriche delle persone che si aspetta che debbano accedere e votare. Chiaro che come nel nostro caso si è in pochi, oggi siamo una quindicina e quindi si riesce a interagire in maniera molto naturale, ancorché voi non abbiate ancora voluto aprire i vostri microfoni e chiederci qualcosa, ma sono sicuro lo farete. Altri casi invece, come raccontava Irene, come raccontavo anch'io, di magari cooperative con migliaia di soci, è chiaro che l'interazione deve essere più moderata e quindi potrebbe avere più senso invece rimanere all'interno del portale di Eligo e utilizzare la parte scritta di moderazione. Ecco, tutte queste considerazioni le facciamo durante una serie di call che si fanno all'inizio, di analisi di quelle che sono le necessità, analisi di quello anche che è lo statuto, anche in collaborazione con Legale, il notaio, sono tutti consulenti che supporteranno e ci supporteranno e vi supporteranno nell'esecuzione dell'assemblea per capire i dettagli, e quindi anche la parte di convocazione, per esempio, che è una parte piuttosto importante, all'interno dovrà riportare il tipo magari la modalità di interazione o come poter fare per riuscire a, per esempio, porre il proprio intervento o la propria mozione. Esatto. Prima di iniziare l'apertura del primo punto dico un'ultimissima cosa.
io da admin, diciamo così, da gestore del programma, riesco già a vedere quante sono le presenze, quanti sono gli aventi diritto, cioè coloro a cui io ho inviato già le credenziali, sia a livello numerico che in percentuale. In questo caso noi avevamo 17 aventi diritto, al momento sono presenti 8, cioè il 47,06%, di cui 0 per delega. Altro appunto, faccio appunti su appunti, ma sono doverosi. È un programma talmente ampio che offre una vasta scelta di opzioni che è inevitabile. Iligo permette di gestire anche le deleghe, come dicevano prima Luca e Irene, cosa che ad esempio Zoom non consente, quindi è una cosa direi abbastanza fondamentale, la possibilità di gestire deleghe durante una votazione, così come la possibilità di gestire ad esempio il voto pesato, cosa che oggi non vedremo sempre per semplicità e questione di tempi, ma sappiate che c'è questa possibilità molto interessante. Mi taccio, vado ad aprire i lavori assembleari. Ecco, vedete che è arrivata una notifica al mio utente. Esatto, ora siamo pronti a partire. Partiamo con la prima votazione, vi spiego come l'ho strutturata. Approvazione, utilizzo e votazione elettronica nelle assemblee. Siccome vi dicevo che Iligo ha diverse possibilità di opzioni di voto, in questo caso abbiamo voluto fare una votazione su proposta, ossia favorevole, contrario, astenuto sono le possibilità, ora le vedrete, con scrutinio palese, cioè io saprò chi di voi ha risposto e cosa ha risposto, con la proiezione dei risultati, cioè voi votanti potrete vedere in real time il risultato della votazione. Ora vado ad aprire il voto e vi chiedo gentilmente di votare. Vedete che qui viene richiesta la conferma della votazione in modo che non si rischi di aver votato qualcosa in modo sbagliato, si può eventualmente tornare indietro e cambiare la propria preferenza. Avete visto che io non ho cliccato da nessuna parte, è un pop-up che si apre appena Nicolò ha aperto aperto la votazione, laddove io non fossi entrato ho comunque possibilità di poter, cliccando vai al punto da votare, andare a votare il punto che in questo momento è in discussione. Quindi, esatto. voto il punto, confermo la mia scelta e a quel punto il mio voto è stato registrato. Hai espresso il voto appunto del giorno e quindi vedete che come la prenotazione ovviamente è chiusa e il voto palese è in corso, quindi Nicolò non l'ha ancora chiuso. Esatto, la cosa interessante è che io, oltre alle presenze e alle aventi diritto, posso vedere chi sta votando in tempo reale, perché può essere che abbiamo 10 persone in assemblea, ma solo 3 decidono di votare. Io posso fare una scheda bianca, posso astenermi, ecco. Al momento mancano 3 persone. Io direi che possiamo chiudere, magari vediamo intanto i risultati. Io ora chiudo la votazione. Ecco, vedete che è apparso un altro pop-up, adesso la regia ce lo mostra, un altro pop-up, si è conclusa la votazione e è apparso questo pulsante, visualizza i risultati, esatto. Io posso visualizzare il risultato. Aggiungo che possiamo, come stanno vedendo i nostri amici collegati su Facebook, dalla regia anche mandare i risultati a schermo. Per questo perché capita di avere magari degli ospiti che assistono all'assemblea, che non hanno diritto di votazione, quindi che guardino in modo passivo quello che sta succedendo. Ecco che allora la nostra regia e proprio il nostro intervento serve anche per riuscire a fare vedere a tutti questi risultati. Assolutamente. Prima di procedere alla seconda votazione faccio un piccolo intermezzo, diciamo, e parlo della mozione. Una cosa interessante di Iligo consente appunto di effettuare delle mozioni. Queste mozioni possono essere fatte quando il punto non è stato ancora chiuso, non è stata ancora chiusa la votazione, in modo che se un votante ha appunto una mozione da fare possiamo metterla a verbale e votarla. La votazione può essere fatta sia su proposta, quindi favorevole, contrario, astenuto, sia su candidati. Quindi immaginate di avere l'elezione del consiglio direttivo dove viene proposta una lista. Arrivano 2 liste a pari merito o 2 persone a pari merito, bisogna fare diciamo, come si dice, uno spareggio, per dirlo in termini calcistici, un ballottaggio, e quindi possiamo a nostra volta o proporre un'altra persona o riproporre 2 persone chiedendo appunto un'ulteriore votazione, quindi è una cosa molto interessante.
Passiamo alla seconda votazione, cambiamo tipologia di voto e passiamo alla votazione appunto su candidati, cioè in questo caso dovete scegliere chi tra me, Luca e Irene ha fatto la relazione più interessante. Il voto è segreto, quindi andate liberi, non ci offendiamo. L'unico che si vedrà sarà il mio perché è in diretta, vedono tutti cosa voto, quindi esatto, non va esatto. bene. E in questo caso potete scegliere solo una persona. L'ho specificato perché nella terza votazione andremo a scegliere più persone per vedere anche le differenze. Quindi io ora apro nuovamente il voto e vi chiedo gentilmente di votare. Come al solito è uscito il pop-up in automatico. Credo che Irene, mi dispiace Nicolò, ma abbia vinto, per cui mi dispiace, io voto Irene. Mi richiede sempre la preferenza. Ecco, scusatemi, torno indietro, vi faccio vedere, Nicolò diceva una sola preferenza. Se tentassi di votare qualcun altro, ovviamente il sistema mi avvisa che posso esprimere solo un voto. È il classico esempio in cui c'è da votare il presidente chiaramente è uno solo e quindi non è possibile esprimere più di un voto. In altri casi fossero per esempio i vicepresidenti, che tipicamente sono più di uno, a quel punto posso eventualmente scegliere più di un candidato. Quindi io voto Irene, confermo la mia votazione e a questo punto mi dice che ho espresso tutti i voti che sono adesso aperti. Io direi di chiudere perché vedo che state votando sempre in 5, quindi ci sono tre timidi. Mentre Niccolò chiude per anche guadagnare il mio voto, aggiungo un elemento. Tutti questi passaggi di automatismo nel pop-up, nella conferma di 2 volte, sono tutte piccole accortezze a livello software che sono state inserite in ottemperanza a tutte le normative sul voto elettronico che prevalentemente sono europee per fare rispetto al codice civile, quindi in modo tale che sia manifesto, si dia modo a tutti di esercitare il proprio diritto di partecipazione e voto. Quindi sono cose estremamente importanti per sostanzialmente minimizzare tutti i rischi derivanti da ricorsi o problematiche di tipo legale in ogni votazione, soprattutto quella a carattere segreto, che spesso nella maggior parte dei casi, alcune volte, anzi dai, voglio dire alcune volte, sono anche strumentali, però bisogna comunque avere una piattaforma forte che possa permettere di anche difendersi in queste occasioni. Ecco, e questo sicuramente, tutte queste accortezze sono pensate proprio per minimizzare questi. Abbiamo perso un attimo Irene, Ok, ecco, è sì, tornata. ecco, tornata, perfetto. Comunque abbiamo seguito tutto, siamo arrivati giusto fino alla fine. Sì, si è fermata sull'ultimo. Nel frattempo sono arrivati i risultati, ho votato bene per una volta, ho votato bene, sono stato bravo e quindi di nuovamente, vedete che abbiamo la percentuale e in questo caso, poi lo vedremo dopo dal report, Nicolò, chi gestisce il sistema può estrapolare che tutti hanno votato, che chi sono i 5 che hanno votato, ma non che cosa hanno votato, anche se in questo caso, essendo il 100%, non è difficile da intuire. Ecco. Però procediamo invece al terzo punto all'ordine del giorno, diciamo così. In questo caso abbiamo sempre una votazione su candidati, sempre segreta, ma con la possibilità di scegliere tutte e 3 le opzioni che vi proponiamo. Ora capirete il perché. In quale modalità potreste utilizzare la votazione elettronica? Apriamo il punto. Ecco qui, quindi qua è simile a prima, si può sempre esprimere una preferenza, ma è possibile esprimerne più di una, che è scritto un numero massimo di preferenze 3 e il tipo di scrutinio che è segreto, quindi è possibile riuscire a appunto esprimerne più di una. Adesso noi abbiamo messo 3 possibilità di utilizzo della votazione elettronica e 3 preferenze, potrebbero essere 5, 6, 7 candidati, 5, 6, 7 in questo caso modalità di utilizzo della votazione e la possibilità di sceglierne solo 3. L'esempio che facevo prima sono i vicepresidenti, in un elenco di 7 ne vanno scelti 2, ognuno può scegliere due preferenze. Ecco. Come prima voto, mi riepiloga la mia scelta e a questo punto, una volta che ho confermato, il mio voto è stato registrato. Abbiamo fatto questo sondaggio anche non a caso, nel senso che Eligo, perché molti potrebbero pensare, ma Eligo è un sistema di votazione elettronica, quindi lo usiamo solo per gli eventi full remote. No, si può usare ovviamente per gli eventi ibridi, perché sono full remote, digitali e in presenza, ma anche per gli eventi in presenza, perché tra l'altro una funzione molto interessante di Eligo è che l'invio delle credenziali in questo caso è avvenuto online,
ovviamente perché siamo in full remote, ma ci sono casi in cui noi possiamo anche addirittura stampare le credenziali, fare un proprio vero invito cartaceo e procedere ad esempio per chi vota da casa a inviare le credenziali via web, mentre per chi vota in presenza a fare un accreditamento proprio in presenza a livello fisico. Quindi il mondo virtuale e fisico come sempre coesistono anche nella votazione. Quello di cui prima accennava Irene, Esatto. sostanzialmente di quella possibilità di mischiare questi due mondi con varie modalità. Adesso non stiamo entrando nei particolari, ne ha accennato qualcuno Irene, non stiamo a entrare perché sono tante, sono anche magari tecniche, molto tecniche, quindi dei tecnicismi che non servono, ma sappiate che si può fare tutto, si può fare tanto, e quindi a seconda dell'analisi iniziale che si viene fatta capiamo qual è la modalità corretta e siamo noi a supportarvi, nel senso noi ed Eligo a supportarvi in tutte le fasi. Andiamo a chiudere il voto, vedo che ha votato una persona in più. Bene, c'è qualcuno che si è aggiunto. Anche qua vediamo i risultati. Stesso discorso di prima. A questo punto andiamo all'ultimo punto. L'ultimo punto, come vedrete, non è votabile. Questa è un'opzione a mio avviso molto interessante. Se non sbaglio, Irene, correggimi in questo caso, che avete integrato da qualche mese, perché se non ricordo male all'inizio era una votazione, era una possibilità che non c'era. A mio avviso è molto interessante perché, ad esempio, quando il presidente fa il discorso iniziale, legge la relazione dell'annata, quello che deve, è un punto che non va votato, va semplicemente messo agli atti. E quindi è importante che ci siano punti non votabili. Solitamente è il primo punto all'ordine del giorno, quello non votabile, che è la relazione. Io l'ho messo all'ultimo perché prima volevo farvi divertire un po' votando. Ecco, tutto qua. Sì, è per coerenza di quella che è la convocazione, di quelli che sono i punti all'ordine del giorno dell'assemblea e quello che l'utente trova scritto all'interno di Eligo. Non sarebbe strettamente necessario, ma sempre per quello che raccontava prima Irene, anche di essere più coerenti, più precisi possibile, è stato aggiunto questa possibilità, e quindi tutti i punti all'ordine del giorno, anche quelli che non sono oggetto di votazione, possono essere inseriti all'interno di Eligo. A quel punto diventa effettivamente, oltre alla convocazione, una seconda conferma di quello che sarà il programma dei lavori assembleari, quindi diventa tutto molto molto più coerente e preciso. Esatto. A questo punto io direi che chiudiamo l'assemblea, vi mostro i report che tra l'altro Eligo permette appunto uno scrutinio in tempo reale e una reportistica in tempo reale, quindi io ora chiudo la votazione e voi non potrete fare più niente all'interno dell'assemblea. A questo punto io sto scaricando un PDF con il rendiconto completo dell'assemblea. Arrivo subito. E così vediamo anche la tempistica con cui questa cosa viene fatta, che è finita, nel senso che ha già scaricato. Chiedo alla tutto. regia se vuole di mandare in onda il mio PC con i report. Come potete vedere abbiamo una reportistica che ora vi mostro. Innanzitutto abbiamo la prima pagina dove vengono mostrate le informazioni generali, cioè che ora abbiamo aperto i lavori, chi era presente e la relativa percentuale rispetto agli aventi diritto. Primo punto all'ordine del giorno, viene riportato nuovamente l'oggetto del voto, diciamo così, l'affluenza e l'apertura del punto, i risultati della votazione. Hanno partecipato 5 votanti su 17 aventi diritto con la relativa percentuale. Andiamo però a vedere nel dettaglio il risultato delle votazioni. In questo caso avevamo 5 persone che hanno votato favorevoli, vedete anche le percentuali, e essendo una votazione a scrutinio palese riusciamo anche a vedere chi ha votato cosa. Quindi come potete vedere ci sono i vostri nomi con... È l'equivalente dell'alzata di mano nelle assemblee in presenza, se volete, no? Quindi quando si alza la mano tutti sanno chi ha votato cosa. Esattamente. Secondo punto all'ordine del giorno, non mi dilungo sulla prima parte perché l'abbiamo già vista prima, guardiamo solo la differenza rispetto a una votazione palese. In questo caso Irene ha ricevuto 5 preferenze, quindi ha vinto lei, ma abbiamo solamente la lista dei votanti senza sapere chi hanno votato, anche se in questo caso appunto è abbastanza palese. Qua è abbastanza facile da capire. Ma... Terza votazione. La stessa cosa delle precedenti, abbiamo un riepilogo iniziale,
Successivamente andiamo a vedere, in questo caso è un po' più interessante il grafico, siccome avevamo possibilità di votare, di votare tre opzioni appunto su 3, quindi abbiamo anche un voto più proporzionato nelle varie opzioni, diciamo così. Anche in questo caso lo scrutinio era segreto, quindi abbiamo il nome dei votanti, ma non abbiamo la loro scelta. Ecco, tra l'altro questa parte che Nicolò ha appena fatto vedere, quindi il nome del votante ma non il voto, è parte fondamentale della privacy e della sicurezza di cui parlava prima Irene, proprio perché viene disgiunto l'informazione del nome del votante e del voto espresso quando lo esprime. Questa cosa sembra una banalità, io devo dire non sono un tecnico, quindi la capisco probabilmente solo su una parte, non come Irene, ma so che per certo che questa è una parte fondamentale, è una delle parti che notai e avvocati di solito vengono a chiedere e che viene espressa molto bene in tutta la documentazione che poi Ligo fornisce, quindi vi viene inviata, perché diventa fondamentale per la garanzia della segretezza del voto sostanzialmente, quindi nessuno ha modo di vedere chi ha votato cosa, neanche Nicolò dal back-end, non c'è proprio modo. Esatto. Segretezza totale. Esatto. Per quanto riguarda il quarto punto all'ordine del giorno, vediamo che è segnalato, diciamo, nel verbale che c'è stato un punto non votabile, ma comunque viene inserito appunto a redazione, diciamo così. Abbiamo finito il report, come avete visto è uno scrutinio veramente fatto in tempo reale, è il tempo di un click, viene scaricato un PDF già perfettamente impaginato, non è un Excel che va insomma messo a posto, va aggiustato, è un PDF fatto e finito che potete consegnare direttamente al notaio, all'avvocato sì, o di a solito chi di dovere. viene allegato tipicamente al verbale dell'assemblea e quella è la prova e controprova di quello che è stato votato, quindi questa parte viene garantita da questo report. Esattamente. Non so Irene se tu hai qualcosa da aggiungere. Aggiungo una cosa, sempre in tema di sicurezza, il report PDF non è modificabile ed è firmato digitalmente dalla società, quindi da ID Technology, dal rappresentante legale di ID Technology, proprio perché la firma legale deve essere sempre data da una persona fisica. Questo ha ulteriore garanzia dell'immodificabilità del dato che è riportato su quel report, quindi il report che viene prodotto dai Ligo non può essere modificato e nessuno con tutti gli strumenti di modifica PDF potrà mai alterare il risultato di queste votazioni. Questo ha ulteriore garanzia della sicurezza del voto. Bene. Non so se c'è qualche domanda da parte del pubblico, adesso io do un'occhiatina live, anche se su Facebook qualcuno dovesse averci scritto qualcosa, ma non mi sembra, quindi non so se qualcuno vuole intervenire, ha domande, volete curiosità, qualcosa di questo genere. Adesso non voglio, visto che sono già i 49, tra l'altro ci siamo un po' persi, siamo andati un po' lunghi, quindi non so se qualcuno vuole chiedere qualcosa, se no, proprio perché ci piace non andare a sforare troppo i nostri tempi, noi possiamo anche chiudere il nostro incontro oggi, mi sembra che domande non ne vengano Ovviamente, scusa fatte. Luca, ci tenevo a dire che Sì. io sono a disposizione anche ovviamente Certo. in separata sede per un'ulteriore demo, per ulteriori spiegazioni Esatto, adesso vi incolliamo magari un attimo qui, anzi chiedo a Roberta, visto che è collegata, se riesce a incollare e a mettere in chat il link per prenotare una demo con Nicolò, per riuscire per rivedere magari con più calma magari gli aspetti specifici, iniziare ad analizzare magari le richieste. Io ovviamente ringrazio tantissimo Irene che è stata qui oggi con noi, Nicolò no, perché tanto ormai è sempre qua, quindi praticamente sono è un obbligato. fisso ed è obbligato. Grazie a voi. Grazie mille davvero, spero che chi ci ha seguito abbia capito che insomma Ligo è uno strumento veramente interessante che può essere utilizzato in tantissimi casi, quindi che ci sia modo di parlare di nuovo anche con Irene, anche da parte vostra, per coordinarci su qualcosa da fare, e io vi do appuntamento. Ecco, è arrivata nel frattempo la demo con Nicolò, quindi in chat la trovate. Io nel frattempo vi do appuntamento all'evento, al prossimo Executive Launch, che sarà il 6 di aprile. In quel caso riprenderemo in mano un tema già trattato in passato, che è quello della traduzione simultanea, ma andremo a vedere il software utilizzato per la traduzione simultanea e qual è il player, quali sono le possibilità che alcune nuove tecnologie ci danno oggi per riuscire a fare gli eventi multilingua. Tra l'altro,
integrabili con Eligo, perché ovviamente ci piace quando facciamo le partnership riuscire a fare in modo che tutto funzioni insieme. Quindi questo strumento insieme ad Eligo darebbe potenzialmente la possibilità di avere addirittura delle votazioni con anche uno streaming, una diretta con la traduzione simultanea, quindi inserire un pubblico internazionale che va a migliorare l'inclusività e, perché no, anche la fruibilità, e quindi sicuramente diminuisce la possibilità di eventuali contestazioni. L'evento subito successivo, ma poi vi tedieremo con le nostre mailing list che siamo soliti inviarvi, quindi non vi preoccupate, dopo ve lo diremo, sarà invece il 20 sempre di aprile, quindi come sempre i nostri executive sono il mercoledì all'ora di pranzo ogni 15 giorni, invece in cui avremo un ospite, sarà nuovamente un incontro in collaborazione con Irene e con Eligo, parleremo in questo caso di sostenibilità, non vi anticipo niente perché sennò la sorpresa è finita e non vi riusciamo a tenere sulle spine, ma avremo un ospite con cui parleremo di sostenibilità, ma non vi preoccupate, avremo modo di risentirci per avere qualche informazioni in più. Nel frattempo vi ricordo che poi sarà disponibile anche la registrazione di questo incontro, quindi se volete rivedere qualcosa o se volete condividerlo con qualcuno vi arriverà il link per poter riuscire appunto a vedere quello che ci siamo detti oggi, e nuovamente vi invito a cliccare sul link che ha mandato adesso in questo momento Roberta per poter avere una demo con Nicolò ed eventualmente con Irene per testare la bontà del sistema ancora di più rispetto a quello che avete fatto oggi. Grazie a tutti, grazie alla partecipazione, grazie ancora Irene, grazie Nicolò, Grazie a e ci vediamo fra 15 giorni. Alla prossima. Buon pranzo. Grazie a tutti, alla prossima.